Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di agosto 2026. Oh, amici del Sagittario, c'è un bel matto. Quindi si parla di nuovi inizi, di nuove avventure, di viaggi, di spostamento, nuove passioni, nuovi flirt, nuove conoscenze. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, partiamo con un carro, un asso di coppe. Abbiamo la torre, un 4 di coppe, asso di pentacoli, gli amanti, regina di pentacoli e eremita. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento poi andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il legame, semplicemente andrò poi come a confrontare l'evoluzione delle due energie. Tenete presente che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, che è una lettura veloce, è in promozione per tutto il mese di agosto e sotto nella descrizione c'è il link del video che vi spiega come funziona. Partiamo con questo carro. 3 di pentacoli e asso di bastoni, asso, 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 e matto, ci sono come dei nuovi inizi effettivamente, però ho anche la sensazione che possa essere come un impulso, una passione del momento, senza necessariamente che ci sia un scopo, un obiettivo finale. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Temperanza e 6 di spade. Come l'idea che qualcuno sia in procinto o in fase di guarigione. Potrebbe essere un momento, la terza settimana di agosto, dove c'è bisogno di portare pazienza, di più che altro sento un po' come allontanarsi dai problemi, dalle rogne, da quello che sono le responsabilità, quello che vi tocca. Essendoci 6 di spade potrebbero anche essere le credenze limitanti, quello che voi pensate, quello che voi supponete. Andiamo a vedere la torre. Ha fatto capolino un 8 di spade. Due di spade, 4 di pentacoli, asso di coppe, 7 di coppe e 9 di bastoni. Sembra quasi un tentativo di reinizio, come se ci fosse qualche cosa che non volete lasciare indietro con questa torre al contrario, ma vi dico che per qualcuno potrebbe essere la zona di sicurezza con questo 4 di pentacoli come la zona di protezione. Però è anche vero che
È come se qualcuno di voi stesse tenendo lontana l'idea di potersi innamorare, l'idea di poter costruire, perché comunque anche qui avete un 3 di pentacoli al contrario. È come se diceste, ok, mi butto, non so come andrà a finire, non credo che si possa costruire con questa persona, però mi sento talmente bene, mi piace così tanto che effettivamente mi butto. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Sole e cavaliere di coppe. Io sento che questa vostra reticenza, titubanza, anche nel cambiare le forme pensiero, nel cambiare gli obiettivi, nel cambiare quelle supposizioni di cui parlavo prima, ehm, c'è come una mancanza di consistenza dall'altra parte. È come se vedeste che l'altra persona, o magari potreste anche essere voi, è come se non aveste chiarezza mentale. Probabilmente tante idee, tante possibilità con questo 7 di coppe, però con questo 2 di spade al contrario e la torre può essere che non ci sia come chiarezza mentale su quali siano o le vostre intenzioni, e ve lo dico perché qui abbiamo una serie di carte che mi dicono che non sapete dove puntare il dito, dov'è il vostro nord, oppure potrebbe essere l'altra persona che non è chiara nel modo di parlare, che non è effettiva, lineare. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 5 di bastoni. E fante di bastoni. Allora, io un nuovo inizio lo sento, anche perché poi abbiamo la carta degli amanti, ragazzi, quindi voglio dire, qui potrebbe essere più un inizio del cuore, tipo un affetto, una conoscenza che effettivamente vi smuove un po' dentro, però qui con questo asso di pentacoli sento che è qualcosa che diventa concreto. Andiamo a vedere gli amanti. Cavaliere di spade e 4 di spade. È come se una volta deciso questo inizio, decisa questa strada, il 4 di spade mi ricorda un po' questa temperanza, è come se si avviasse una veloce guarigione. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Amanti di nuovo, ragazzi. Secondo me si costruisce una bella storia, una bella relazione. Il 5 di coppe potrebbe iniziare come un flirt, come un gioco, più che tutto, come un qualche cosa che magari inizia anche solo da un punto di vista passionale, con questo asso di bastoni, senza necessariamente l'idea di costruire qualcosa, però poi è come se cammin facendo le cose venissero in un certo senso. E poi terminiamo con 2 volte la carta degli amanti, quindi qui ragazzi tra l'asso di coppe e gli amanti c'è proprio, come dire, sentore di innamoramento. Però voglio anche una carta per quell'eremita, 10 di spade. Diciamo che la sento un po' come un consiglio. Avete preso esperienza, avete fatto tesoro delle esperienze del passato, adesso è ora di lasciarsele indietro, di chiudere con quel capitolo. E rivedo un pochettino il tema del 6 di spade.
delle credenze limitanti, di quello che per voi è stato valido fino adesso, delle vostre proiezioni, della vostra zona sicura che è da destrutturare o ristrutturare. C'è come un nuovo inizio qui, ragazzi, e secondo me, ripeto, è un qualche cosa che può nascere un po' così per gioco e poi invece prenderà concretezza, prenderà forma. Segni zodiacali possono essere Gemelli, Capricorno, Cancro, Sagittario, Leone, Scorpione, Ariete, Bilancia e Vergine. Sì, quasi tutti. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, che tipo di movimento energetico ha. 8 di bastoni, 4 di bastoni, la torre, wow, ce l'avete proprio in colonna, in linea, no, in colonna. 3 di bastoni, asso di spade, asso asso, 8 di coppe, e re di coppe, super, wow. Allora ragazzi, partiamo da questo 8 di bastoni e io ho la sensazione che sia questa comunicazione, questa potrebbe anche essere una persona che arriva da lontano, perché voi comunque qui avete il carro, quindi potreste anche essere in viaggio e conoscere questa persona in viaggio. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Se è una persona che conoscete già da un po', con questo 8 di bastoni sento che c'è, guardate, c'è anche l'asso di spade. C'è come un tema qui che va affrontato o che la persona tira fuori, che ha bisogno di essere chiarito, di essere compreso, capito, regolarizzato, definito. È come se fosse un momento di chiacchiera per risolvere i dubbi. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Allora abbiamo un cavaliere di bastoni, Dieci di bastoni, morte, regina di coppe, ma le rimetto dentro. Allora, cavaliere di bastoni, 3 di coppe, asso di bastoni, un altro asso. Io credo che dopo questa conversazione, dopo questo tema che viene tirato fuori, che viene esplorato, la vostra persona di interesse è come se raggiungesse una maggiore stabilità, è come se focalizzasse un'intenzione con voi, magari voi no, però l'altra persona sì. C'è come un inizio deciso con questo asso di bastoni. Andiamo a vedere la torre. Un altro asso, asso di coppe. E 6 di spade che voi avete qui. È come se tra di voi ci fosse la voglia di reiniziare. Ora, non ho carte di passato per adesso, però io ho come l'idea che ci sia uno scalino da superare ed è quello che verrà superato in questo periodo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché qui ci sono come dei progetti che si vogliono portare avanti o che la persona vuole portare avanti. C'è un 5 di spade. Può essere anche una visione, niente, queste tre dovevano uscire, ragazzi.
sono già uscite prima, vi ricordate? Allora, qui abbiamo un altro asso di pentacoli, un 5 di spade, poi abbiamo regina di coppe, morte, 10 di bastoni e carro. È come dire da parte di questa persona, da che parte andiamo? Perché c'è un 5 di spade, c'è come della confusione, voi qui avete un 5 di bastoni, potrebbero esserci come delle divergenze sul dove stiamo andando, che cosa voglio io, che cosa vuoi tu, come palesiamo le cose, ipotesi. Però è anche vero che c'è la morte e un 10 di bastoni. Io sento che questa persona, pur di iniziare qualche cosa con voi, potrebbe letteralmente togliersi dalla testa tutte le aspettative che ha e partire semplicemente con questa passione fisica, se vogliamo. Andiamo a vedere l'asso di spade. 6 di bastoni. Sì, ragazzi, qui sento che la persona ad un certo punto arriverà a parlare chiaro e potrebbe essere sia all'inizio del periodo che dopo, come se ci fossero delle cose che man mano vengono fuori e questa persona sarà lì proprio per chiarirle, per parlare, per definire come muoversi, in che direzione andare. E qui con questo 6 di bastoni e la temperanza la sensazione è che ci sia come una sorta di ufficializzazione che mette in equilibrio, è una comunicazione, potrebbe essere una rivelazione anche, che dà un certo tipo di stabilità, di guarigione, vi sento come liberi, come sollevati, come leggeri, in questo senso, ok? È come se, ok, questa persona mi dice questa cosa e si decide per un asso di pentacoli, ok, metto questo seme, provo a iniziare questa situazione o questa relazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe, 2 di bastoni, fante di spade e ruota della fortuna. Quindi qui ragazzi si sta andando verso qualcosa di più elevato, di più profondo, mi verrebbe anche da dire. Io sento che è un flirt che inizia, ma in realtà poi si trasforma o comunque lo vivrete in tutt'altro modo. Andiamo a vedere il re di coppe, sacerdotessa, 6 di pentacoli e 3 di spade. C'è qualche tipo di sacrificio che questa persona farà, secondo me, per far funzionare le cose. Però vi dico, io, cioè, tra tutti questi assi, avete 1, 2, 3 assi di coppe, 2 assi di spade, 2 assi di pentacoli, 2 assi di bastoni, cioè avete su questa linea, poi li avete tutti e quattro, li ha tutti e quattro, la vostra persona di interesse. Poi c'è questa fantastica ruota della fortuna. Io vi dico, potrebbe iniziare come un flirt e finire come una relazione seria. Si è girata anche questa carta e duratura, mi verrebbe da dire, ragazzi. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Vi dirò ragazzi, se siete in una di quelle relazioni un po' complicate, difficili da comprendere, anche qui sento un po' come se le energie cambiassero di brutto, ma perché comunque ci sono queste due torri, c'è come una sorta di trasformazione anche nelle carte dell'altra persona, qua c'è la morte, quindi c'è come un cambio di direzione, potrebbe essere con con questo carro, e poi come una comunicazione del dove andiamo, dove voglio andare io, cosa voglio con te fondamentalmente. E voi vi sento belli e cotti, sinceramente. Avete due volte la carta degli amanti, avete due volte l'asso di coppe, un po' titubanti forse, però cotti. Sì, belli presi. Fatemi sapere poi nei commenti, se vi risuona, mi raccomando. Allora, andiamo ancora a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Quanti? Forse sono un po' troppi. Ne prendo uno per colore, questi quattro. Ok, allora. Aspettati un miracolo, quindi se c'è qualcuno di voi che sta aspettando un ritorno o cose per lo stile, il ritorno lo vedo più qua all'inizio forse. Aspettatevi il miracolo. Lezione di oggi. Aspetta un miracolo. Qualcosa arriverà alla tua vita
e aiuterà la tua guarigione, così che sii ricettivo e esprimi la tua gratitudine quando questo succederà. L'obiettivo: sappi che il mondo si converte in un ricettacolo per il divino se vedi il divino in tutte le cose. Utilizza la tua saggezza, e qui avete la carta dell'eremita. Dedicati alla saggezza nel giorno di oggi. Prendi coscienza di una delle grandi verità che hai imparato e applicala alla tua vita in qualche modo. L'obiettivo: utilizza la tua saggezza e senti quanto potente si sente quando passa da pensiero a forma. Reclama il tuo potere, segnala una ragione per la quale dilapidi il tuo potere nel giorno di oggi e poi domandati se ne vale la pena la perdita di pace interiore che questo suppone. L'obiettivo: reclama il tuo potere in forma positiva e cosciente. Guarda il lato buono di tutte le cose. È un giorno dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: metti in pratica il potere del pensiero positivo. Mi sembra un po' come una co-creazione. Utilizza la saggezza, reclama il tuo potere, il pensiero positivo e aspettati un miracolo. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o trovate comunque sempre il numero di WhatsApp sotto in descrizione. Tenete presente che se volete iniziare un percorso di crescita potete anche abbonarvi al canale. Lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di terzo occhio, di chakra, di traumi, di credenze limitanti, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché la 3A e la 3B sono da vedere parallelamente, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, almeno vi fate un'idea dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo non mi resta che ringraziarvi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!